Ci siamo quasi, amici, stiamo salendo e saremo in barca con una bella famigliola danese con 85 bambini. Allora, tanto per cominciare mi sembra di capire che l'idea di come si bilancia una barca qui mi sembra che non ce l'abbiano tanto, Ma che posticino stanotte, ma che posticino! Buon sabato a tutti amici, oggi lo possiamo dire, buon sabato, perché guarda che giornata! Speriamo che regga, perché qui sempre bisogna dire speriamo che regga. Ci troviamo in località abbastanza facile da pronunciare, Vlinder A. Fa parte di Oasis dei Geopark o Geopark, che dir si voglia, patrimonio dell'UNESCO. Addirittura? No, l'ho letto stamattina quando siamo scesi qui nel cartello davanti. La cosa figa qua in Danimarca è che in ogni laghetto che vai c'è un cigno che trovi. c'è il cigno, veramente. Però sempre solo soletto. Cioè, sì, veramente. Non c'è mai la dolce metà, un po' triste. È un po' triste come cosa. Abbiamo trovato questo posto ieri sera, spettacolo, dormito da Dio. Tranquilli. C'è quest'area con 3-4 tavoli da picnic qui sul laghetto e altrettanti nel boschetto. Ci sono i servizi, i bagni, il lavandino. Proprio, cioè... C'è un piccolo dettaglio. Per arrivare abbiamo fatto circa 5 km di sterrato. Serrato super agile, cioè proprio sì, tranquillo, super tranquillo. Dettaglino di ghiaia, cioè vuol dire che si è riempito il gavone e sotto il letto di un dito di polvere. Il classico problema del cingon, voglio dire che veramente, cioè, questi sterrati vi entra la polvere da ogni parte praticamente. Va bene, la colazione non l'ho potuta fare sul tavolino qua fuori perché faceva ancora troppo freddo, quindi adesso prima di spostarci almeno ci godiamo un po' la natura e ripartiamo. Sì, qui praticamente è un posto dove le persone vengono a fare delle belle passeggiate, a portare a spasso i cani, abbiamo visto tipo anche in bicicletta, sì. Quindi è un posto, poi essendo fine settimana mi immagino che fra un po' si popolerà anche un po' di più. Noi chiaramente staremo un pochino qua e poi andremo verso la nuova località, la nuova destinazione, perché gli esploratori di Ale e Sere non si possono fermare, bisogna continuare a esplorare. C'è fermento nell'aria. Finito lo sterrato, siamo tornati alla normalità. Cioè no, la normalità è lo sterrato. E stamattina facciamo poca strada. Stamattina una mezz'oretta. Ma ce la vogliamo prendere un po' più con calma, almeno quando ci sono queste belle giornate di sole, andare proprio pian pianino. E ci dirigiamo sempre verso nord-ovest e vogliamo raggiungere una destinazione che si chiama Tiburon. Ma secondo te vuol dire la stessa cosa che messicano? Tiburon. Tiburon o Tiburon? Però veramente, cioè, come abbiamo detto, noi pensavamo di Prince Edward Island con questi campi di colza, ma qua veramente, cioè,
vincono a mani basse. Sì. Ettari coltivati a colza. Sono proprio. quelli che fanno la differenza del paesaggio, perché sennò sarebbe tutto Sì. monocromatico. Oggi non abbiamo fatto l'inchiodata, perché era una tappa già programmata. Cioè, ti segnalo che l'avevo letto io qui, che praticamente qui a Tiburon fanno un tour con queste specie di califfoni. Ma no, sono ciao! No, sono puc. Occhio che frenano, vedi che sono puc, si assomigliano più a califfoni. Dove eravamo rimasti prima che ci interrompesse il tour dei... Vabbè, al signor Alfred, per convincere la moglie a trasferirsi qui a Tiburon, gli ha detto: Gina, non ti preoccupare, ti faccio una casetta, io ti faccio, A modo. che vedrai, cioè, ma vedrai che casetta ti faccio. Ci ha messo 25 anni, quanto ci ha È messo? iniziato nel 1949. Ma no, ma anche perché questa famiglia abitava in un altro posto di periferia più lontano negli anni 40. E il tipo lì, il signor Alfred, per abbellire il suo giardino ha deciso di fare tipo un muraglione a proteggere le piante del suo giardino, però non gli piaceva il muraglione così di cemento, allora iniziò a metterci 2 o 3 conchigliette così qua e là, e fino a che non decisero di trasferirsi in questa zona, che alla moglie non è che piacesse più di tanto, anche se è una zona apparentemente molto carina, e quindi ha detto: vedrai che ti stupirò con effetti speciali. Vedrai che esagero, questo giro di altro che il muretto di conchiglie, vedrai, cioè, faccio una cosa proprio, cioè, si è fatto prendere la mano, si è fatto. Ma è proprio fantastica, è una cosa veramente unica al mondo, penso. Unica al mondo, ma molto kitsch, però. Beh, però particolare. E adesso tutte le persone che passano di qua non ce n'è uno che non si fermi a vedere la casa. Si può anche visitare il museo All'interno 25 corone praticamente costa, quindi 3 euro e qualcosa. Sì, no, la cifra è ragionevole. D'altra parte avranno anche una manutenzione per questa casa. Tienile pulite tutte Però queste io i conchiglie. soldi li investirei più volentieri a fare il tour col califfone. Proseguiamo il giro. Vai. Andiamo. Poi di fianco alla casa delle conchiglie c'è anche chi parcheggia il suo peschereccio in giardino. La pilotina, Cos'è il vicino del signor Alfred ha deciso che la pilotina invece che in acqua la parcheggiava in giardino. Andiamo a vedere se dietro a casa delle conchiglie sembra che ci sia la duna che le separa dalla spiaggia. Tra le altre cose, dietro qui la casa delle conchiglie c'è tipo un noleggio di tavole da surf, Ma però. che non vedo l'ora di entrare in acqua e fare un po' di surf veramente con questa temperatura. Sì, te lo dice proprio il cuore. Lasciamo qua il cingone e andiamo su a vedere cosa c'è. Certo, porca miseria, la costa della Danimarca è tutta piena di bunker,
I bunker alle nostre spalle, qui a Tiburon, fanno parte di una rete di bunker qua in Danimarca che dovrebbe essere di più di 200, che a sua volta faceva parte di una rete lunga 5.000 chilometri attraverso tutta la costa dell'Europa, costruita dalle forze tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale per proteggere le forze del Reich, appunto l'esercito tedesco che in quel periodo occupava queste zone, contro gli attacchi degli inglesi e delle forze alleate. Questa rete di bunker lunga 5.000 km era conosciuta come il Vallo Atlantico, quindi proteggeva tutta la costa dell'Europa che guardava verso l'Oceano Atlantico. In realtà prima erano bunker sotterranei, come tutti, bunker camuffati per non farsi vedere sotto le dune, ma poi con l'erosione sono venuti tutti alla scoperta in superficie come si vedono adesso. Questa cos'è? Una novità? Cioè, l'hai mai visto te? Dicesi dannesata. Io fino ad ora avevo visto i parcheggi che avevano limitazioni di lunghezza o di altezza, ma mai di peso. Qui invece si può entrare solo ed esclusivamente se sei sotto le 3 tonnellate. 3.000 kg. Speriamo che non sprofondi. Vabbè, il cingone è dimagrito un po' ultimamente. Che dopo tutte le insalate della sera, porca miseria, se non è dimagrito. Dimagrito di quei 500 kg. Ho chiuso? No, perché sai, non si sa mai, te me l'hai detto di fare il tic. Ma te lo devo sempre dire. Per l'occasione ho anche cambiato il cappellino tattico, di quelli che si possono stringere un po' di più e che non volano in caso di sventolate o di alte velocità per il mezzo di trasporto preso. E con questo basta spoiler. Gina, io e te non ci sa veramente il fisio, eh? Te lo volevo dire, ma cioè, allora, Tiburon, metà maggio, 12 gradi di temperatura dell'aria e la gente qui in costume. Ma che vichinghi questi! In costume! Ma guarda, io mi sono messa anche il cappello perché mi sta ghiacciando la testa. Ma bambini, adulti, DG e over DG. Altro che temprati devono ma essere. proprio tutti in costume, ragazzi. Spiaggia bellissima, fra l'altro. Fantastica. Una sabbia finissima, bianchissima. Freddo caino. Ma che hanno sullo stomaco, come si dice, no, porca miseria. C'hanno al posto del sangue, neanche da dire sono russi, c'hanno la vodka. Perché... 12 gradi di temperatura dell'aria e attenzione, fanno il bagno. Col bambino per mano. E attenzione, fanno il bagno. Fai la zoomata, Gina, perché questa vale la pena. Le bambine e bambini in costume. Comunque, se sei una vera donna, adesso ti ignudi e ti metti in costume anche te, gli fai vedere che anche la donna italiana c'ha il fisio. Queste me le tiri fuori, lo lascia qualcun altro questo onore di ignudarsi e di far vedere che c'ha il fisico. È una questione... Qualcun altro non sei te, di gente preoccupare. Lo so, ma però è una questione di onore, capisci? Cioè, ne va dell'onore dell'italiano. È stato bello vedere i vichinghi, i danesi con 12 gradi e facevano il bagno, perché mi immagino che se l'aria è 12 gradi, l'acqua sarà minimo 8, Cioè, neanche con la multastagna. Ma altro che ghiacciai gioielli del Nilo, Dio buono, ragazzi, lì. Ma che sei matto? Cioè, lì, arrivi lì, entri dentro e fai... freeze. Sì, come il Grande Fratello, praticamente. Freeze. Ci siamo quasi, amici, stiamo salendo. E saremo in barca con una bella famigliola danese con 85 bambini, quindi ci sarà un bel po' di movimento sulla nostra imbarcazione oggi.
Allora, tanto per cominciare mi sembra di capire che l'idea di come si bilancia una barca qui mi sembra che non ce l'abbiano tanto, E vogliono stare tutti seduti assieme. dalla stessa parte. E noi o ci hanno visto troppo ciccioni a noi che stanno in 25 da una parte e a noi ci lasciano da soli. So we go all the way up here between these two sand islands and look at the seals lying on the beach and relaxing. Ok, very well, perfect. All right. Ci siamo, capitano. Partiti. Quindi, come vi avevo anticipato, il nostro equipaggio è formato da noi due più 4 bambini e 4 adulti del posto. Local. Ma hai detto cosa stiamo andando a fare? Eh no, non ho ancora fatto spoiler, però avevo ripreso la locandina. Va bene, dai. Stiamo andando a... Ma perché porta male, come quando dici buona pesca. Allora non lo dire. Ok, stiamo Allora andando non a lo fare dire. una giratina in barca. Esatto, a pescare. Così. Comunque la temperatura dell'acqua ha detto che è? Dice, la leggenda narra che sia come l'aria, ossia sui 12 gradi. Io lo dubito. Però mi ha detto very cold. Quando gli ho detto lo sa la temperatura dell'acqua? E lui mi ha detto very cold. Very cold. Siamo nel mare del nord, Gina, cioè non è che siamo... A Bergeggi. Appunto. Andiamo talmente piano che un quarto dell'escursione praticamente la impieghiamo per uscire dal porticciolo qui a 1 all'ora. Questi sono i traghetti che collegano le varie parti di terra, che sono appunto anche qui sono dei fiordi, perché siamo nella parte nord-ovest dove ci sono tutti questi passaggi tra una lingua e l'altra di terra che spesso e volentieri si fanno con i traghetti, come poi in Norvegia. Senti, ma l'ultima volta che siamo stati su un'imbarcazione, te lo ricordi quando era? Imbarcazione da escursioni, forse in Guatemala? Sbagliato. No? Balene? Tour alle balene in Quebec. Ah, vero? Balene. Lasciamo la scheda del video qui sopra, allora. Siamo arrivati sul punto, svelato il mistero, cosa siamo venuti a fare? Siamo venuti a vedere le colonie delle foche che si trovano sui banchi di sabbia, che sono tutto in questa zona della Danimarca. Essendoci l'acqua molto bassa, non è che si può avvicinare proprio, diciamo, da farci scendere, però diciamo che siamo già abbastanza vicini. Sono veramente tantissime queste, alcune beige, alcune nere, alcune bianche. E via, il capitano ha cominciato a fare rotta nuovamente verso il porticciolo. L'escursione di avvistamento delle foche sta già al dar termine. La nostra barcata di freddo quotidiana, le Mupujò. Sì, e voglio dire, poteva andare peggio, perché Sì, come che c'è un giornata minimo di sole almeno. minimamente, Le foche le abbiamo viste leggermente da lontano, però una bella comunità tranquilla, poi interessante. Il capitano, il ragazzo, ci spiegava appunto che normalmente i piccoli, come dicevi te, sono nati proprio da un 4-5 settimane. La gestazione delle foche dura circa un annetto, e però praticamente ci sono ancora i maschi che fanno i prepotenti perché pensano di poter accaparrare ancora qualche femmina.
No, ma facciamocelo un bel gelatino, qui appena venuti via, appena scesi dalla barca. La coda della gente a prendere il gelato. Il Puc Tour. No, ma sono troppo forti. Attenzione, attenzione, c'è la seconda mandata. Allora, commento a freddo sull'escursione all'avvistamento delle foche. Voto 7. 6,5. Perché ne abbiamo viste, erano tantissime, è Ne chiaro abbiamo che, cioè, allora, noi ne abbiamo viste anche ecco. molto da vicino, praticamente le abbiamo toccate e quindi non ti fa l'effetto di uno che non l'ha mai viste, che quindi rimane a bocca aperta così, perché erano veramente tante. No, abbiamo visto due gruppi di foche, bei gruppetti, numerosi, sarà stato sicuramente un centinaio di foche almeno, con piccoli, grandi, maschi, femmine, eccetera, eccetera. Si vedono bene, ma non a livello di immagini, voglio dire, così ci vuole un 400 mm anche perché per noi fare oggi foto. non avevamo portato comunque teleobiettivi, Esatto. e quindi ci siamo dovuti un po' accontentare della Comunque, se attrezzatura non l'avete mai viste, è Fatela. un'escursione da fare, perché costa 229 corone danesi, pari a 30,50 €, 30,50 € praticamente, un'oretta tranquilla. Se invece le avete già viste in altre parti del mondo, molto più vicino, quasi ad averle accarezzate, non la fate perché rimanete delusi. Ecco. Diciamo O quantomeno sappiate che comunque, cioè, non è che siano incontri super ravvicinati. Buongiorno da Struer in Danimarca, posticino spettacolo per stanotte. Come sentite si sentono solo gli uccellini, adesso un paio di persone perché qua vicino c'è un sentiero per fare delle belle passeggiate. Siamo di fronte all'acqua, di fronte al mare, spettacolo proprio appena il rumore delle microondettine che si infrangono sulla riva. Notte tranquillissima. Adesso mi devo fare la barba, sto aspettando che la Sere esca con la sua tazza di caffè, perché se non viene a fare la sua colazione stamattina fuori, veramente con questa giornata la bocciamo, e poi partiamo. Oggi è domenica, aria freschettina, perché mi sembra che ci siano sui 13-14 gradi. Io ho maniche corte perché chiaramente c'è, con tutti sti vichinghi che se la tirano, capito? Che hanno il fisico, che sono fisicati e che fanno il bagno con 12 gradi, 11 gradi, non è che posso venire qua col maglione a collo alto e il passamontagna, cioè rischio chiaramente la broncopolmonite, però devo far vedere, devo tenere l'orgoglio italiano alto chiaramente in confronto ai vichinghi, mi sembra il minimo, no? Buongiorno anche da parte mia, amici. Vi piacciono i miei nuovi occhiali? Sono un po' troppo estremi? Il DG mi ha offerto questa colazione nel parcheggino, però non è che faccia proprio così caldo, e lui champagnino in mezze maniche. Ho ancora le mie forniture di briochine e biscottini del discount italiano, ma qui le riserve stanno già finendo, dobbiamo ancora entrare in Norvegia, figuriamoci poi lì i prezzi. Prima tappa di oggi, allora Viborg. Non puoi capire per cosa è famosa Viborg. Ho letto poco e niente, ho letto solo che è una cittadina molto antica, una delle più antiche della Danimarca, però non era programmato e quindi non avevo ancora letto niente. Viborg è famosissima per la sua squadra di pallamano.
Allora, in Danimarca la palla a mano è quasi famosa come a livelli del calcio, sia femminile che maschile. Renditi conto, ma in Italia ci giocano a palla a mano? Desconosco. Io mi ricordo che si giocava a palla avvelenata. Oggi è giornata spettacolo, sole che spacca le pietre, al momento. Ma non mi dici niente dei miei occhiali che ho sfoggiato? Sì, ma sono no, un po' troppo estremi. ma io lascio che siano le tue amiche cingone a dirti: Sere, un paio d'occhiali nuovi, che belli! E il DG, guarda il movimento del DG, guarda il movimento del DG, ta 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 ta, oppure straz, straz. Eccoci arrivati a destinazione, ci siamo fermati a pochi minuti dal centro di Viborg in un parcheggio adibito proprio ai soli camper, dove è possibile sostare sia di giorno che di notte per una totalità massima di 24 ore. Quindi adesso ce ne andiamo a fare un giretto in centro, lasciandolo qui in compagnia di altri camper, tra l'altro quello di fianco a noi che ha targa della Danimarca, però c'è scritto Welcome to Casa Rueda, Danimarca, Casa Rueda. Lo vedi, diciamo che anche se c'è scritto Casa Rueda, proprio lo spagnolo bene non lo devi sapere, perché è un ibrido, diciamo, ecco. Senti, io andrei in quella direzione perché si sente della musica arrivare da là. Anche se ci allontaniamo dal centro, praticamente vuoi andare verso la musica. Cioè, sta uscendo il tuo istinto da cubista, Sere? Andiamo! Ma lo sapevi, vicina, che la Danimarca è stata fino a 2 anni fa il paese più felice del mondo? Da 2 anni però è stata superata dalla Finlandia. Quindi è seconda in questa classifica speciale degli abitanti del paese più felice del mondo. Ah, vedi, oh. Oh, ma mi sa che qua... Sì, è un altro posto come Groningen, Sì. Non vola una mosca. Cioè, il silenzio più assoluto. Siamo arrivati in prossimità del centro storico. A parte che ci sono 2 persone che camminano fino adesso in tutte queste viette bellissime, troppo caratteristiche, tutte di mattoncini rossi, di un ordine, di una polizia. Spaventosa. Però sì, sentite che silenzio. Ci sono le tortore. Sì, le tortore che non mancano mai. Immancabili tortore proprio. E ancora pochi minuti per arrivare proprio nel fulcro della cittadina. Nella piazza principale. È domenica, la domenica si fa festa, tutto chiuso proprio, sprangatissimo, però molto bello anche da visitare, anche perché magari non c'è tanta gente, uno si gode gli edifici molto belli. E io che pensavo di venire a fare colazione, di andare in pasticceria a comprarmi una danese. Il cabaret di paste? No, una danese, ancora non abbiamo assaggiato la danese proprio di Original One. A proposito, su questo c'ho uno scoop. Lo scoop. Mi hai fatto trovare un cestino di danesi sul cingon. Lo sai che le danesi non sono originali della Danimarca? Ah, che te lo dirà fa? Il DG ha colpito ancora. Praticamente i maestri pasticceri originali in Danimarca sono arrivati dall'Austria e la danese l'hanno importata dall'Austria. Nel 1840 alcuni pasticceri famosissimi, maestri pasticceri austriaci, si sono trasferiti qui in Danimarca e da quel momento lì hanno tirato fuori praticamente la pasticceria austriaca importata in Danimarca e hanno tirato fuori dal cilindro magico la famosa danese. Forgot how to fix myself. They say that
the time is free, then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head. Ma allora vabbè, cioè voglio dire, Basta questo. vabbè, le trofie no, però voglio dire Non veramente te avevo detto trofie, te avevo detto ternette. Ma Però veramente con le ternette faccio i fusilli. hai fatto il pesto? Sì, col mortaio e il basilico di Pra. Comunque è pesto Vabbè. che viene direttamente dalla City, ancora congelato. Comunque, quindi in Danimarca ci proponiamo, la serie si propone con la pasta al pesto. Vabbè, comunque sia. È pronto? E vai, mangiamo un po' di pasta al pesto Ma non mi prima che ricordo. finiscano tutte le scorte. L'ultima volta che avevamo festeggiato l'ingresso era l'ingresso in Danimarca con la pasta al sugo, perché sennò qua ci stiamo sbullacando, Mi sembra di sì, Cioè, 2 volte in un paio di settimane. mi sembra di sì. Cioè, quindi questo bonus ora sai per un po'. Sì, forchetta magari. Buonape. Buon appetito. Guardala adesso perché non lo vedi più, il pesto, no? Pesto portato da casa. The time is running out. Time is running out.